Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Quest'oggi sono onorata di fare una ricetta antica, storica, tradizionale che è la ricetta del pollo con i peperoni della sorella, Questa la grande ricetta sorella. è forse la più conosciuta dei piatti romani, Penso proprio di sì, sì, questa, la una carbonara, trippa, sì, la carbonara. e questa è la ricetta che mi faceva sempre mia zia. Ah E sì? io l'adoravo perché era bella unta, Certo, è ovvio, non perché avevo dopo aver dubbi. mangiato il pollo e i peperoni c'era la scarpetta che... Certo, tutto il sughetto, insomma, che rimane, certo, esatto. certo, certo. È Tu una farai quella della sorella, Io faccio proprio quella originale della sorella, la mitica sorella. la mitica, già detto, mitica, infatti io sono onoratissima di fare questa ricetta. Era una grande persona e una grande cuoca, A te piace questa ricetta? molto, mi piace tantissimo. Vabbè, però non è che ci sia proprio... Il pollo si può mangiare anche in altre maniere. Mm, C'è per esempio anche molto buono il pollo alla Marengo, quello che fecero a Napoleone a eh, Marengo dopo aver sconfitto gli austriaci. ah sì? Eh, Beh, è buona anche quella, che con il sughetto a ci... me mi piace. Non ti piace? No, a me mi piace. A me piace il pollo alla romana. Abbiamo rifatto un piccolo sketch della ricetta originale, se ve l'andate a vedere perché mi ha fatto morire dalle risate. Sì, non ha fatto neanche parlare Io l'interlocutore. non me devi rompere le scatole, a me in cucina me devi lasciare perdere. È bellissimo, ve l'ho proprio detto in dialetto romanaccio. Vai, adesso cominciamo. Allora, facciamo il pollo a pezzi, poi facciamo, qui ci va mezza cipolla, però lei ha usato quelle grandi, 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 un cipollone così, quindi io ne metterò una. Mezzo chilo di pomodori, questi sono un pochino di più. Mi raccomando, importante, il suo video comincia dicendo che i peperoni con le quattro punte sono quelli più dolci, quindi prendete i peperoni con le quattro punte, è importante, ma non solo sono i più dolci, ma sono anche i più carnosi, questo me l'ha insegnato mia nonna. Poi sale, pepe e il nostro olio del gruppo Caro, Sì, noi siamo ovviamente, avvantaggiati in questa che cosa, sarà lo dico sempre. onorato lui questa volta di Sì, fare di questa far parte ricetta. della ricetta della sorella. Io vi metto nell'info box le informazioni per avere l'olio del gruppo Caro, perché non hanno solo l'olio, ma hanno un quantitativo di roba da leccarsi le orecchie, come diceva qualcuno. Andate sul loro sito, gruppocaro.com, vi iscrivete al newsletter e vi arriva subito subito un buono sconto del 15%, che non è male. Detto ciò, anche un mezzo bicchiere di vino bianco buono, mi raccomando, usate un vino bianco buono, secco possibilmente. Ok, allora cosa andrò a fare? Lavare pomodori, peperoni, farli a pezzi, farò a fettine anche la cipolla, fettine sottilissime e farò a pezzi anche il pollo. Quindi ci rivediamo qua ad ingredienti pronti per essere cucinati. Vi servono due pentole, una per il pollo e una per i peperoni, pomodori e cipolla, mi raccomando. Allora, eccoci qui. Abbiamo messo un po' d'olio, non tantissimo, proprio un paio di giri, diciamo, e andiamo adesso a far soffriggere il nostro pollo. Quando è bello dorato da entrambi i lati, aggiungiamo il vino e lo facciamo sfumare. Nel frattempo, in un'altra pentola, eccola qui, metto, ops, scusate, un bel po' d'olio, qua ce ne va un bel po', ragazzi, per me un bel po' è tipo un dito di bicchiere, ok? Così. Poi mettiamo prima le cipolle, in questo caso la cipolla, che era una, tagliata finemente, facciamo rosolare leggermente e poi mettiamo il pomodoro tagliato a cubetti, eccolo, e il peperone tagliato a listarelle, in questo modo, ovviamente lavato, pulito, disinfettato, eccetera, eccetera. Ci vediamo sui fornelli. Ma il peperone poi non va tolta la pelle dal peperone, No, vero? no, Perché no. molti invece la tolgono perché Infatti mia nonna faceva così, prima li faceva al forno nella carta del pane, poi dopo li metteva nella carta del pane perché così sì, era il trucco per far togliere la pelle in facilmente. maniera sì, facile.
e poi li puliva da tutti i semi e tutto quanto, poi faceva l'intingolo e poi dopo alla fine metteva i peperoni. Però in questo modo Si rompevano un po' dopo. diventava tutto un... capito? Invece così rimangono più... Infatti mia zia li faceva con tutta la pelle. ragazzi, e fammi cucinare e dai un po'. A dopo. A dopo. Eccoci qua. Allora, il pollo come vedete è dorato. Adesso io vado a mettere il vino e lo andiamo Olè! a sfumare. Qui intanto c'è sempre la cipolla. Sì, abbiamo la cipolla che sta dorando un pochino. Aspettiamo che ancora un pochino più dorata e poi mettiamo i pomodori a pezzi e i peperoni. Mi raccomando, allora io la metà dei pomodori, scusate, errore mio, non ve l'avevo detto, li ho passati nel pasta verdure e non mi veniva il macino verdure. E quelli li aggiungerò al pollo non appena si sarà asciugato un pochino il sughetto del vino, va bene? Quindi ci rivediamo tra una decina di minuti per farvi vedere come sta procedendo il nostro pollo della sorella. A dopo. A dopo. Allora, abbiamo messo i pomodori, questo scuro che vedete sono le cipolle, ma è perché sono quelle di Tropea, quindi la cipolla è scura. Adesso vado a mettere i peperoni. Poi che cosa facciamo? Copriamo con un coperchio e lasciamo così fino a che si ammorbidisce il tutto. Ora vi facciamo vedere anche il pollo. Sì, adesso arriviamo anche col pollo. In che condizioni è. In che condizioni è, bruttissimo. Ok, mettiamo... abbiamo messo un po' di sale nel pollo, mettiamo un po' di sale anche nelle nostre verdure. Per un po' che intendi? Una presa, un presina. pizzicotto abbondante, diciamo. Poi facciamo sempre in tempo ad aggiungere e a Certo. togliere, che poi dopo non si sente. E anche un po' di pepe, giusto? Ecco, sì, anche qui metterò un po' di pepe. Se non tollerate il pepe, un pizzichino di peperoncino, però insomma il pepe è più aromatico, Ci fai vedere il pollo intanto? Subito, arrivo. Eccolo qua. Bello. Il nostro pollo sta lì che sta soffriggendo per bene, cioè soffriggendo, sta sobbollendo esattamente. Non mi ricordo se l'abbiamo già detto, abbiamo aggiunto il sale e il pepe. il pomodoro. Beh, ma si Basta, vede, credo. sì. Non quello a pezzettoni che verrà aggiunto dopo. No, quello dopo. Adesso abbiamo messo il pomodoro passato. E adesso? Ricopro, abbasso e deve comunque asciugare il pomodoro, no? Deve diventare bello fitto, come dice la sorella, bello fitto. Idem con patate per quest'altro. Quindi ci rivediamo su per giù tra quanto? Allora, guardate, circa una mezz'oretta più o meno. Ci vorrà di più a fare le verdure che non il pollo, perché noi abbiamo il Magic Cooker. Stategli appresso, mi raccomando. Sì, girate spesso, mi raccomando. A dopo. Eccoci. Allora, adesso è arrivato il momento di mettere i nostri peperoni, pomodoro e cipolla nel nostro pollo. Ho spento tutti e due i fornelli perché con questi coperchi è vero che si dimezzano i tempi, anche meno, ma bisogna spegnere quando deve togliere il coperchio. Quindi eccolo qua. È uno spettacolo, questo. Guardate, vi faccio vedere con la paletta, guardate, è morbidissimo. Ora metto i nostri peperoni, scusami, voilà. Tiè. Guarda che robetta. E ora facciamo asciugare, quindi senza il coperchio, facciamo asciugare 5 minuti e così i peperoni e tutte le verdure vanno anche ad insaporire per bene il nostro pollo. Ci vediamo dopo allora. Ci vediamo tra 5 minuti. E siamo arrivati Alle porte d'Albano.
Sì, va bene. È finita la nostra ricetta e adesso vi facciamo vedere che meraviglia. Guardate ragazzi, se riesce anche a non fare rumore, guardate che meraviglia ragazzi. Ora assaggerò per voi. Certo, io devo continuare a fare rumore perché il coperchio lo devo poggiare, lo devo tenere in sospensione. Oddio, E parla. Allora, vediamo un po'. Ti do un pezzetto di petto, che di solito è quello più stoppaccioso. Eh sì, così lo vogliamo. Guardate, è talmente Guardate come tenero, si io taglia. Ma- non faccio nemmeno fatica. Ecco, Mamma mia, la un pezzettino di peperone, così, sì, così, se ce la faccio. E adesso, E voilà. voilà, dice che è buono. Vuol dire che Ha è buono. ragione la sorella. Ragazzi, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!